Oggi vediamo come preparare in casa un facilissimo sciroppo naturale per la tosse, utile da avere a disposizione nei periodi più freddi dell'anno e nei cambi di stagione. Quindi mettiti tranquilla e rimani con me fino alla fine del video. Ciao a tutte e benvenute sul canale di Consapevolistico. Io sono Deborah e come sempre dietro la telecamera c'è Alberto. Prima di passare al video vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di seguirci anche sui nostri social Instagram e Facebook e di visitare il nostro sito www.consapevolistico.com per tantissimi consigli e ricette di benessere e bellezza naturale. Nei cambi di stagione e durante i mesi più freddi spesso andiamo incontro a congestione delle vie respiratorie, a eccesso di muco, mal di gola, tosse secca, tosse grassa e via dicendo. Per tutte queste condizioni ci viene in aiuto lo sciroppo naturale che prepareremo insieme nel video di oggi, che è fatto con ingredienti che molto probabilmente avrai già in casa. Nella descrizione del video trovate l'articolo completo della ricetta con le varie quantità e adesso passiamo subito al tutorial e ci vediamo ricetta facendo che vi racconto qualche dettaglio in più. Allora, prima di tutto tagliamo lo zenzero e la cipolla a fettine molto sottili. Oltre ad essere uno dei più conosciuti e utilizzati antibiotici naturali, la cipolla contiene composti con qualità antinfiammatorie, antibatteriche, spettoranti e mucolitiche. Potete utilizzare qualsiasi tipo di cipolla, ma decisamente quella rossa è la più indicata per questo tipo di preparazione. Lo zenzero è utile per alleviare la congestione e l'accumulo di muco e ha anche proprietà antinfiammatorie, antivirali e anche digestive ed è di aiuto per combattere i primi sintomi della febbre, compresi i tipici dolori articolari. Ora andiamo a versare tutto in un pentolino. Insieme alla cannella sbriciolata. E all'acqua fredda. La cannella è antibatterica, espettorante e antinfiammatoria. Promuove l'espulsione del muco e la sua qualità particolarmente riscaldante favorisce allo stesso tempo l'eliminazione delle tossine anche attraverso i pori della pelle con la traspirazione. Ora accendiamo il fuoco e facciamo bollire per 15 minuti a fuoco molto basso con coperchio dal momento in cui l'acqua inizia a bollire. Eccoci qui, questo è il risultato. Ora non facciamo altro che andare a filtrare il liquido all'interno di un barattolino di vetro pulito e sterilizzato e aspettiamo qualche minuto che si raffreddi un po'. Quando la temperatura del liquido è scesa sotto i 40 gradi circa, andiamo ad aggiungere il miele e mescoliamo bene bene per farlo sciogliere.
Il miele ha proprietà emollienti ed è utile per andare ad alleviare il mal di gola e per lenire l'irritazione delle mucose. Io ho usato il millefiori, ma potete usare quello che avete a disposizione e se è di eucalipto ancora meglio. Se non consumate il miele potete preparare questo stesso sciroppo anche con lo zucchero. Ora andiamo a chiudere ermeticamente ed etichettiamo con nome e data. Eccoci qui con il nostro sciroppo naturale per la tosse pronto e vi consiglio di consumarlo entro un mese dalla preparazione e di conservarlo sempre ben riposto in frigorifero. Nel caso potete andare a diminuire oppure aumentare il dosaggio se vedete che non riuscite a terminarlo per tempo oppure se al contrario avete bisogno di più prodotto. A questa ricetta base è possibile aggiungere anche altre erbette, in particolare vi consiglio il timo e la malva per apportare ulteriori proprietà espettoranti ed emollienti. In questo caso però dovrete preparare un'infusione a parte prima di andarla a miscelare con il resto degli ingredienti. Come lo utilizziamo? Semplicemente ne assumiamo un cucchiaio al mattino a digiuno e uno la sera prima di andare a letto. In caso di un bisogno maggiore possiamo aumentare di un altro cucchiaio durante il corso della giornata e preferibilmente sempre lontano dai pasti. Siccome dobbiamo tenerlo in frigorifero, io personalmente travaso il cucchiaio da consumare in una tazzina prima di andarlo a bere, in modo diciamo da non assumerlo proprio freddo da frigorifero ma a temperatura ambiente. Non è uno sciroppo adatto in gravidanza, in allattamento e anche in caso di diabete, invece per i bambini è sempre bene consultare il pediatra in funzione dell'età e del caso particolare. Bene ragazze, per oggi è tutto, vi ringrazio per essere rimaste con me fino alla fine del video. Se vi è piaciuto e vi è stato utile lasciateci un bel like e scriveteci un commentino per farcelo sapere e noi ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Intanto vi mando un bacione. Ciao!